Lezione 1. Comunicazione chiara. Sono d'accordo. Chiariamo e includiamo date specifiche per una maggiore chiarezza. Sicuramente. Aiuta tutti a sapere cosa aspettarsi. Sì, tempistiche chiare possono evitare malintesi. Esattamente. Inoltre, semplifica il monitoraggio dei progressi. Dobbiamo fissare delle scadenze per ogni fase del progetto? È una mossa intelligente. Ci mantiene responsabili e concentrati. Elaboriamo insieme una cronologia e presentiamola la prossima settimana. Suona bene. Mi assicurerò di includere tutti i dettagli necessari. Sono sicuro che questo migliorerà notevolmente il nostro flusso di lavoro. Lezione 2. Filosofia della leadership. È importante parlare con le persone prima che parlino con te. Sono completamente d'accordo. Imposta un tono positivo per la comunicazione. Walton riteneva inoltre che i buoni affari dei fornitori dovessero essere trasferiti ai clienti. Questa è una grande filosofia. Crea fiducia e lealtà. Assolutamente. La trasparenza nelle pratiche commerciali è essenziale. Crea una situazione vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte. Come pensi che possiamo implementarlo nel nostro lavoro? Potremmo iniziare assicurandoci che tutti si sentano ascoltati durante le riunioni. Ottima idea. Incoraggiare il dialogo aperto promuoverà un migliore ambiente di squadra. Lezione 3. Wishful thinking. Non vorrei sprecare quei desideri se li avessi. So cosa intendi. I desideri sono preziosi e devono essere usati con saggezza. Esattamente! Non credo che vorrei milioni di dollari solo per il gusto di farlo. Lo stesso qui, si tratta più di godersi la vita e le esperienze. Sì. Se avessi un desiderio, probabilmente desidererei salute e felicità. È un desiderio meraviglioso. Questi sono i veri tesori della vita. Sono d'accordo. Le cose materiali non portano una gioia duratura. Concentriamoci invece sulla creazione di ricordi significativi. Sembra perfetto. Le esperienze sono ciò che veramente arricchisce la nostra vita. Lezione 4. Innovazioni in cucina. Immagina se una cena o una coppa di gelato potessero semplicemente uscire da una macchina. Sarebbe fantastico. Convenienza al suo meglio. Giusto. E risparmierebbe moltissimo tempo in cucina. Assolutamente. Inoltre, sarebbe divertente avere un aiutante robotico in giro. Potrei sicuramente usare un robot per pulire la casa per me. Anch'io! Pulire può essere un vero lavoro ingrato. Se solo la tecnologia potesse occuparsi di questi compiti banali, Esattamente. Invece potremmo passare più tempo a goderci la vita. sogniamo in grande e speriamo che le innovazioni future lo rendano possibile. Lezione 5. Flessibilità della leadership. In conclusione, un approccio flessibile alla leadership è essenziale. Sono completamente d'accordo. Adattarsi alle mutevoli circostanze è fondamentale. Sì, consente ai leader di rispondere efficacemente alle sfide.
Esattamente, un approccio rigido può portare a opportunità mancate. Come pensi che possiamo coltivare la flessibilità nel nostro team? Potremmo incoraggiare discussioni aperte e sessioni di brainstorming. È un'ottima idea. Promuove la creatività e l'innovazione. Sì, inoltre, consente a tutti di contribuire con le proprie idee. Sono entusiasta di implementare queste strategie per un team più dinamico. Lezione 6. Incontrare nuovi colleghi. È bello sentirlo. Hai conosciuto tutti al nuovo lavoro? Non ancora, ma ho già incontrato alcuni colleghi e sembrano amichevoli. È un buon inizio. Costruire relazioni è importante in un nuovo ambiente. Sì, mi piace conoscere le persone e conoscere i loro ruoli. Assolutamente. Aiuta a creare un'atmosfera di lavoro favorevole. Non vedo l'ora di incontrare tutti gli altri e sentirmi più a mio agio. Se vuoi, possiamo organizzare un piccolo pranzo per incontrare il team. Sembra un'idea meravigliosa. Sarebbe un ottimo modo per creare un legame. Pianifichiamolo per la prossima settimana. Penso che piacerà a tutti. Lezione 7. Processi aziendali. Le attività coinvolte nella creazione e nella vendita di un prodotto o servizio sono affascinanti. Assolutamente, richiede molta pianificazione e coordinamento. Credo che il marketing, la finanza e le operazioni siano fondamentali per il successo. Sono d'accordo. Ogni area svolge un ruolo significativo nel processo complessivo. Sì, anche una comunicazione efficace tra queste aree è essenziale. Come possiamo garantire una collaborazione senza intoppi tra loro? Riunioni e aggiornamenti regolari potrebbero tenere tutti informati e allineati. Ottima idea. Sono ansioso di vedere come possiamo implementarlo. Facciamo un piano per migliorare la nostra comunicazione. Lezione 8. Trasporto pubblico. Ottimo! Con che frequenza circolano gli autobus in questa zona? Di solito partono ogni 15 minuti nelle ore di punta. Comodo. Rende gli spostamenti molto più facili. Assolutamente. Adoro il fatto di non dover aspettare molto per un autobus. Sì, è perfetto per gite spontanee in città. Esattamente. Inoltre è più rispettoso dell'ambiente che guidare ovunque. Sono d'accordo. Il trasporto pubblico può davvero contribuire a ridurre la congestione del traffico. Facciamo un piano per esplorare la città usando il sistema di autobus. Sembra un'avventura divertente. Non vedo l'ora. Lezione 9. La geografia di Chicago? Chicago ha tratto molti benefici dalla sua geografia, non credi? Assolutamente. La posizione centrale della città l'ha resa un centro per il commercio e i viaggi. Esattamente. È così ben collegato da autostrade e ferrovie. Sì, ciò facilita la crescita delle aziende e il pendolarismo delle persone. Inoltre, essere vicino al lago Michigan aumenta il suo fascino come città portuale.
Sicuramente, il lago non solo offre bellezza, ma supporta anche la spedizione. È affascinante come la geografia influenzi l'economia e la cultura della città. Sì, adoro il modo in cui la città ha unito le sue caratteristiche naturali con la vita urbana. Esploriamo Chicago insieme. È così tanto da vedere. Lezione 10. Prepararsi all'avventura. Mossa intelligente. Cosa hai comprato per il nostro viaggio? Abbiamo acqua, cibo in scatola e alcuni snack per l'energia. Sembra perfetto. Rimanere idratati e riforniti è essenziale. Assolutamente. Ho anche preparato delle scorte di pronto soccorso, per ogni evenienza. Ottimo pensiero. È sempre meglio essere preparati a tutto. Sì, ricordo l'ultima volta che siamo andati in campeggio. Eravamo un po' impreparati. Esattamente, questa volta voglio assicurarmi di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E renderà l'avventura molto più piacevole senza preoccupazioni. Non vedo l'ora, sarà un'esperienza incredibile. Lezione 11. Scelte degli strumenti musicali. Preferisci un sassofono o forse uno strumento a corda come un violino o un violoncello? Penso che preferirei il violino. Ha un suono così bello. È un'ottima scelta. Il violino può trasmettere molte emozioni nella musica. Assolutamente, ma apprezzo anche la ricchezza del violoncello. Sì, ogni strumento ha il suo fascino e il suo carattere unici. Hai mai suonato qualcuno di questi strumenti prima? Ho provato la chitarra una volta, ma sono sempre stato curioso del sassofono. Sarebbe divertente. Il sassofono ha un suono così vivace nella musica jazz. Troviamo un corso di musica locale e proviamo. Lezione 12. Chiarezza nella pianificazione. Sono d'accordo. Chiariamo e includiamo date specifiche per una maggiore chiarezza. Sicuramente. Aiuta tutti a rimanere sulla stessa pagina. Sì, tempistiche chiare possono evitare malintesi. Esattamente! Dovremmo anche impostare promemoria per scadenze importanti. Buona idea! In questo modo possiamo tenere traccia dei nostri progressi facilmente. E ci permetterà di celebrare piccoli traguardi lungo la strada. Sì! Annotiamo i nostri obiettivi e le date corrispondenti. Sembra fantastico! Non vedo l'ora di vedere i nostri piani svolgersi. Anch'io. Questo approccio strutturato ci guiderà verso il successo. Lezione 13. Richiedere una sveglia. Mi scusi, posso richiedere una sveglia per domani mattina? Certo, a che ora vuoi la chiamata? Devo alzarmi entro le 7 del mattino, quindi una chiamata a quell'ora sarebbe perfetta. Capito. Mi assicurerò di impostarlo per te. Grazie! Lo apprezzo, non voglio dormire troppo. Nessun problema. È importante iniziare la giornata in orario? Sì! Ho un programma fitto di appuntamenti, quindi devo stare attento.
Capisco. Hai dei piani per la giornata? Sì, ho una riunione e poi alcuni appuntamenti a cui partecipare. Lezione 14. Differenze culturali. I giapponesi sono noti per la loro cortesia e puntualità. Assolutamente. Questi tratti culturali sono ammirevoli e riflettono i loro valori. Sì, è interessante vedere come culture diverse diano priorità ai vari comportamenti. Sicuramente. Quali altre differenze hai notato? Beh, ho visto che molte culture hanno modi unici di salutarsi. Questo è vero. Mostra come le dogane possano variare notevolmente in tutto il mondo. Sì, è affascinante conoscere queste differenze e accettarle. Sono d'accordo. Comprendere le sfumature culturali può migliorare le nostre interazioni. Continuiamo a esplorare questi argomenti. Sono così arricchenti. Lezione 15. Importanza della sicurezza. Svolgono un ruolo cruciale nel mantenere tutti al sicuro, vero? Assolutamente. Le misure di sicurezza sono essenziali in qualsiasi comunità. Che si tratti delle forze dell'ordine o dei servizi di emergenza, sono fondamentali. Esattamente. È rassicurante sapere che esistono sistemi per proteggerci. Penso che la consapevolezza e l'educazione sulla sicurezza siano altrettanto importanti. Sicuramente. Più le persone sono informate, più la comunità diventa sicura. Discutiamo dei modi in cui possiamo promuovere la consapevolezza della sicurezza nel nostro quartiere. Ottima idea. Potremmo organizzare workshop o riunioni comunitarie. Non vedo l'ora di fare un brainstorming su alcuni piani attuabili. Lezione 16. Passione per il giardinaggio. Ehi, ti piace anche il giardinaggio? Sì, mi piace moltissimo. È così terapeutico e gratificante. Sono d'accordo. È qualcosa di speciale nel guardare le piante crescere. Esattamente. Inoltre, è un ottimo modo per entrare in contatto con la natura. Cosa ti piace coltivare di più? Adoro coltivare fiori. Aggiungono tanta bellezza al mio giardino. Meraviglioso. Hai un fiore preferito? Sono un grande fan dei girasoli, illuminano sempre la mia giornata. I girasoli sono bellissimi. Anche a me piace coltivare ortaggi. Lezione 17. Negoziazione dei prezzi. Potremmo accontentarci di un prezzo inferiore per questo articolo? Penso che potremmo prendere in considerazione un leggero sconto. Ciò lo renderebbe più accessibile per tutte le persone coinvolte. Sì, è sempre bene negoziare per un accordo equo. Esattamente. Vediamo se riusciamo a trovare una soluzione vantaggiosa per tutti. Sono d'accordo. È importante mantenere buoni rapporti quando si discute dei prezzi. Assolutamente. Un po' di flessibilità può fare molto nel mondo degli affari. Rivolgiamoci al venditore con la nostra proposta e vediamo cosa succede. Ottima idea. Sono ottimista riguardo a questa negoziazione. Lezione 18. Il sogno americano.
Il sogno americano è vivo per tutti i suoi figli con la promessa di un futuro più prospero. Sì, è un concetto potente che ispira molte persone. Assolutamente. L'idea di opportunità e successo è molto allettante. Lo è davvero, ma come pensi che sia percepito nelle diverse comunità? Credo che vari. Alcuni lo considerano raggiungibile, mentre altri lo trovano impegnativo. Questo è vero. Fattori come lo status socio-economico possono svolgere un ruolo importante. Sì, è importante affrontare queste disparità per rendere il sogno accessibile a tutti. Sono d'accordo. Parliamo dei modi in cui possiamo aiutare la nostra comunità a realizzare i propri sogni. Sembra un ottimo piano. Insieme possiamo avere un impatto positivo. Lezione 19. Piani di viaggio. Sì, incrociamo le dita per cieli soleggiati e tempo sereno nei nostri prossimi viaggi. Assolutamente. Il bel tempo rende il viaggio molto più piacevole. Giusto? Ricordo un viaggio in cui pioveva tutto il tempo. Era dura. Oh no, questo può davvero mettere un freno ai piani. Sì, speriamo in un cielo sereno questa volta. Sicuramente. Quali sono i posti migliori che non vedi l'ora di visitare? Non vedo l'ora di esplorare le montagne, i panorami sono mozzafiato. Sembra incredibile. Non vedo l'ora di fotografare il paesaggio. Anch'io. Pianifichiamo il nostro itinerario per sfruttare al meglio il nostro viaggio. Lezione 20. Il costo invisibile? Sai, è interessante sapere quanti artisti regalano le loro canzoni, senza rendersi conto delle implicazioni finanziarie. Assolutamente, molti non capiscono che i diritti di pubblicazione possono significare molti soldi. Esattamente. Immagina di mettere il tuo cuore nella musica e poi di trarne poco o nessun profitto. Deve essere frustrante. Spesso pensano di condividere solo la loro arte. Sì, e in molti casi finiscono per cedere tutti i loro diritti agli editori. Sembra molto rischioso. Come possono proteggersi? Beh, potrebbero negoziare i contratti con più attenzione, prima di firmare qualsiasi cosa. Questo è fondamentale. Dovrebbero anche chiedere una consulenza legale se non sono sicuri. Sicuramente, si tratta di comprendere il lato commerciale dell'industria musicale. Lezione 21. Un atto di fede. Hai mai visto quegli uccelli volare l'uno verso l'altro? Sì, è un po' spaventoso da guardare perché temevo che potessero scontrarsi. Esattamente, è incredibile come si fidino dei loro istinti. Lo è davvero. Devono essere consapevoli di ciò che li circonda in ogni momento. Proprio come noi nella vita, giusto? Corriamo dei rischi anche quando sembra scoraggiante. Vero. A volte questi rischi portano a risultati meravigliosi. Come nelle relazioni, a volte devi saltare prima di poter vedere dove atterri. Assolutamente. Si tratta solo di avere fiducia nel processo. E anche l'uno nell'altro, il che rende tutto ancora più gratificante.
Lezione 22. Scelte colorate. Hai notato come alcuni materiali siano fatti per durare? Sì, sono realizzati con materiali robusti. Fa una grande differenza in termini di qualità. Sono disponibili anche in diversi colori? Lo fanno! È così divertente scegliere un colore che corrisponda al tuo stile. Lo adoro, è come esprimere la tua personalità attraverso le tue scelte. Esattamente! Inoltre, avere delle opzioni rende lo shopping più piacevole. Giusto! Ed è un ottimo modo per ravvivare uno spazio o un outfit. Di sicuro! Un tocco di colore può davvero cambiare l'umore. È incredibile come qualcosa di così semplice come il colore possa avere un tale impatto. Lezione 23. Risolvere i problemi insieme. Non mi dispiace dare una mano con le attività, ma ci sono alcuni problemi che devono essere risolti. A che tipo di problemi stai pensando? Beh, i problemi che coinvolgono addizioni e sottrazioni possono essere complicati a volte. Oh sì, soprattutto quando si tratta di budget. Esattamente, tenere traccia delle spese può essere una sfida. E se non lo fai bene, può portare a problemi più grandi in seguito. Allora, qual è il tuo approccio per affrontare questi problemi? Di solito li divido in parti più piccole per renderli più facili da gestire. Questa è una strategia intelligente. Aiuta a evitare di sentirsi sopraffatti. Lezione 24. Il dovere di un soldato. Entrare a far parte dei Queen's Own Rifles sembra un grande impegno. Sì, era un'unità della milizia e presto divenne uno dei soldati. Deve essere stato intenso, specialmente quando è stato inviato per sopprimere una ferrovia. Lo era davvero. I soldati hanno dovuto prendere decisioni difficili in quel periodo. Posso solo immaginare la pressione che hanno sentito. Giusto. Dovevano bilanciare i loro doveri con le loro convinzioni personali. È una situazione complessa, vero? Davvero! La storia mette spesso le persone in posizioni difficili. E quelle esperienze danno forma a chi diventano più avanti nella vita. Lezione 25. Avventure culinarie. Stavo pensando di esplorare diverse cucine. Sembra eccitante. Che ne dici di provare la cucina cinese? Ottima idea. Ci sono tanti sapori e piatti tra cui scegliere. Assolutamente! La varietà è incredibile, dagli gnocchi ai piatti agrodolci. Adoro il modo in cui ogni piatto racconta una storia del suo background culturale. Sì, e anche le tecniche di cottura sono affascinanti. Rende la cena fuori un'avventura in sé. Esattamente! Inoltre, è un modo meraviglioso per entrare in contatto con culture diverse. Non vedo l'ora di provare tutto. Lezione 26. Delizie mattutine. Preferisco pane tostato con marmellata e una tazza di caffè al mattino. Sembra delizioso! Hai dei rituali mattutini? Di solito mi prendo del tempo per godermi la colazione mentre leggo le notizie.
È un bel modo per iniziare la giornata. Prima mi piace fare un po' di stretching. Lo stretching è fantastico. Risveglia il corpo e la mente. Sì, dà un tono positivo per la giornata a venire. E i tuoi prodotti preferiti per la colazione? Adoro i pancake, soprattutto con frutta fresca. Gnam. Si tratta solo di trovare ciò che ti fa sentire pieno di energia. Lezione 27. Ballare con cautela. Hai mai pensato di far ballare un elefante in un campo minato? Sembra assurdo, ma stranamente affascinante. Sarebbe una bella vista ma decisamente rischiosa. Sì, richiederebbe un'attenta pianificazione e strategia. E molta fiducia nelle capacità dell'elefante. Giusto. È una metafora per affrontare situazioni difficili. Esattamente. A volte devi assumerti dei rischi calcolati. E assicurati che tutte le persone coinvolte siano d'accordo con il piano. La collaborazione è fondamentale, anche negli scenari più insoliti. Lezione 28. Fede e comprensione. Hai mai pensato al rapporto tra protestantesimo e governanti locali? Sì, è affascinante come alcuni abbiano sostenuto la Chiesa cattolica romana. Esattamente, riflette le complesse dinamiche del potere e della fede. E l'impatto sulle comunità in quei tempi è stato significativo. Giusto, ha plasmato non solo la politica, ma anche le strutture sociali. Inoltre, ha creato tensioni che hanno influenzato la storia per anni. Sì, questi conflitti hanno spesso portato a cambiamenti nella governance e nelle convinzioni. È un promemoria di quanto possano essere interconnesse religione e politica. Davvero. Comprendere questa storia ci aiuta a imparare dal passato. Lezione 29. Etica negli affari. Cosa c'entrano gli affari e l'etica l'uno con l'altro? Questa è un'ottima domanda. L'etica è essenziale per guidare le pratiche aziendali. Esattamente. Contribuiscono a garantire l'equità e l'integrità nelle transazioni. Senza etica, le aziende possono perdere fiducia e credibilità. Giusto, i clienti sono più propensi a sostenere le aziende etiche. Sì, si tratta di costruire relazioni forti a lungo termine. E l'etica può anche guidare l'innovazione e il cambiamento positivo. Assolutamente! Alla fine, una buona reputazione è inestimabile. È affascinante quanto questi concetti siano intrecciati nel mondo di oggi. Lezione 30. Il potere dello status. È interessante come essere un membro del Parlamento apra così tante porte, vero? Assolutamente! A uno viene chiesto di andare in televisione solo per il suo status. Sì, è come un distintivo d'onore che comporta delle responsabilità. Esattamente! È affascinante come il potere possa influenzare la percezione pubblica. E può anche modellare la narrazione attorno a questioni importanti. Sicuramente. Tale visibilità può essere sia un privilegio che un peso. Giusto.
È essenziale che i personaggi pubblici utilizzino la loro piattaforma con saggezza. Sì, hanno il potere di ispirare il cambiamento o rafforzare gli stereotipi. È un equilibrio delicato, e non tutti lo gestiscono bene. Lezione 31. Superare la negatività. Come posso superare il pensiero negativo? Questa è una sfida comune. È importante sfidare attivamente i pensieri negativi. Sì, ma come posso sostituirli con qualcosa di positivo? Puoi iniziare identificando ciò che scatena quei pensieri. Questo ha senso. La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento. Esattamente! Quindi puoi esercitarti a sostituirli con affermazioni. Mi piace l'idea. Le affermazioni positive possono cambiare la tua mentalità. Sì, e anche circondarsi di persone che ti supportano aiuta. Di sicuro, una buona rete di supporto può fare una grande differenza. Lezione 32. Un evento di successo. Hai sentito parlare della Coppa del Mondo femminile che si è svolta negli Stati Uniti? Sì, è stato un successo senza riserve, vero? Davvero, il presidente della FIFA ha persino dichiarato che si tratta di un evento storico. È fantastico. Sottolinea davvero la crescita dello sport femminile. Assolutamente, l'entusiasmo dei tifosi è stato incredibile. Sì, è bello vedere un sostegno così forte per le atlete. E costituisce un precedente per i tornei futuri. Esattamente, è un passo avanti per l'uguaglianza nello sport. Spero che questo slancio continui per gli anni a venire. Lezione 33. Farlo funzionare. Ultimamente è stata una sfida, ma sto trovando il modo per farlo funzionare. Sembra promettente. Quali strategie stai usando? Ho dato priorità ai miei compiti e fissato obiettivi realistici. Questo è intelligente. Scomporre le cose può farle sentire meno opprimenti. Sì, e sto anche cercando di mantenere una mentalità positiva. È così importante. Che ne dici di te? Mi concentro sulle piccole vittorie per mantenere alta la mia motivazione. Questo è un ottimo approccio. Celebrare i progressi aiuta molto. Assolutamente. Si tratta solo di rimanere adattabili e persistenti. Lezione 34. Aumentare l'energia. L'esercizio fisico al mattino aumenta davvero il mio umore e il mio metabolismo. È così vero. Inoltre, mi aiuta a rimanere concentrato durante il giorno. Esattamente. Mi sento più produttiva dopo un buon allenamento. Sì, dà un tono positivo a tutto ciò che ci aspetta. Inoltre, è un ottimo modo per alleviare lo stress. Sicuramente. Mi trovo più energico e pronto ad affrontare i compiti. Ed è un modo salutare per iniziare la giornata. Sì, è incredibile come l'attività fisica influenzi la nostra salute mentale. Penso che tutti dovrebbero incorporare qualche forma di esercizio nella propria routine.
Lezione 35. Una svolta nella carriera. Hai sentito parlare della controversa carriera di Rickson? Sì, ha subito una svolta quando ha combattuto contro l'American Athletic Association. È stata una mossa piuttosto audace, ha sicuramente fatto notizia. Assolutamente. Ha sollevato importanti questioni sull'equità nello sport. E ha sfidato le norme che sono state accettate per così tanto tempo. Sì, a volte le controversie possono innescare i cambiamenti necessari. Esattamente. È importante che gli atleti difendano ciò in cui credono. Sicuramente. Le loro azioni possono ispirare gli altri a fare lo stesso. Ammiro chi si assume dei rischi per i propri principi.